Signora? Senta, ma io ho bussato Esposito, ma non risponde nessuno. No, ma quello non è un citofono, è un'opera d'arte. Ah, grazie. Arrivederci. Il Quartiere Latino è un museo del territorio per il territorio, fatto da artisti contemporanei che lo vivono e che quindi possono filtrarne un'essenza, restituendo poi alla città un simbolo della contemporaneità napoletana. Il contributo che il Quartiere Latino dà al condominio stesso è proprio quello di dargli un'identità, qualcosa che prima non aveva. Ora mi viene in mente la frase di Antonio Triscino, un condominio che ci ha lasciato poco tempo fa, e quando gli abbiamo proposto il progetto lui ci ha detto: voi volete mettere un vestito buono a uno che non si lava? Io poi ho risposto che magari gli sarebbe venuta voglia di lavarsi, quindi di prendersi cura, ed effettivamente così, adesso questo condominio ha un vestito buono e i condomini sono sempre più contenti e partecipi. Gli diamo un senso sia del bello ma soprattutto del significante. E un po' mi viene in mente anche il modello delle metropolitane dell'arte a Napoli, che nel frequentarle tu incontri automaticamente delle opere che ti stanno facendo una narrazione, ti stanno dicendo qualcosa. E nella tua vita quotidiana magari non sei pronto ad accoglierla, però nel tempo probabilmente avrà un impatto. L'impatto economico che il Quartiere Latino riesce a diciamo, restituire alla zona dove viene creato fa parte, diciamo, di un'interazione tra un tipo di turismo culturale e piccole diciamo, aziende che sono nella zona, perché ovviamente le persone vengono a visitare il museo condominio e vivono questo quartiere che in realtà è sempre e solo stato un quartiere di passaggio. In questo modo invece noi cerchiamo di creare un arricchimento a partire da corsi che facciamo per i bambini, facciamo avvicinare i bambini all'arte, facciamo in modo che le persone quando vengono a visitare il condominio possano vivere il quartiere, e stesso le persone del quartiere in qualche modo capiscono l'importanza di questa struttura e cominciano a viverla in maniera diversa, cominciano a dare più attenzione sia all'aspetto culturale sia proprio a quello che sta succedendo qui. L'opera che ho pensato per il Quartiere Latino è uno zerbino, che è un elemento che normalmente troviamo quando entriamo in una casa di qualcun altro. Difatti lo zerbino è proprio quello spazio, quel luogo che crea un luogo nel luogo, perché è uno spazio liminale tra il dentro e il fuori. E l'idea è quello di creare un calco, quindi di ricreare la forma dello zerbino, ma di utilizzare un materiale differente, che è lo zucchero ed il caffè. Un materiale molto simbolico e particolare per Napoli, perché ha a che fare proprio con l'idea di entrare a casa dell'altro, quindi di fare un dono, ed è anche un materiale utilizzato per un conforto. Allo stesso tempo però questo materiale che andrà a costituire l'opera è un materiale estremamente fragile, che quindi va a contraddire anche il senso di comunità di un condominio, proprio perché l'idea di comunità e di condominio che c'era un tempo, se pensiamo agli anni 60, agli anni 70, ma anche se penso alla mia infanzia, no? C'era proprio questa idea di stare insieme, cosa che si sta iniziando molto a perdere nella nostra società. L'idea è di posizionare il tappetino, lo zerbino qui, perché questo è l'ultimissimo piano, oltre il quale c'è solamente il tetto, e quindi anche l'idea di creare un nuovo spazio e la nuova possibilità di esistenza di un altro. Io vorrei
realizzare una cassetta di posta in marmo, però questa cassetta non c'è uscita, non c'è il modo per aprire, quindi diciamo una volta tu metti una lettera e non esce più questa lettera, quindi nessuno non la leggerà. Io vorrei creare una sorta di terapia, un dialogo e magari le persone che vogliono esprimere qualcosa, però non riescono a esprimere agli altri, no? Quindi magari scrivono una lettera e così si sentono meglio. Fare esperienza di quartiere latino, appunto, è un modo anche per avvicinare comunità differenti all'arte contemporanea. Crediamo che essenzialmente l'identità museale o diciamo quella della galleria siano necessarie e fondamentali per il sistema dell'arte intero, ma che siano necessari anche degli spazi diversi e alternativi. Spesso il museo può generare anche dei limiti o comunque delle barriere alle persone comuni che magari non sono abituate ai linguaggi contemporanei. Fare esperienza invece dell'arte contemporanea in uno spazio non usuale per l'arte contemporanea ma estremamente familiare a tutti, permette dunque un incontro diretto con gli artisti, un incontro diretto con le opere che facilita sicuramente poi l'interesse delle persone ai linguaggi contemporanei. Facendo appunto una serie di visite guidate all'interno del condominio, interessandomi di questo progetto nel corso di questi mesi, mi sono resa conto che effettivamente nel momento in cui l'arte contemporanea si incontra in questo nuovo modo, in questo modo diverso, ha un impatto molto più grande sulle vite delle persone. Gli spazi di incontro dell'arte contemporanea, che sono di solito gli opening, le inaugurazioni, diciamo questi momenti estremamente formali, a Quartiere Latino, nel momento in cui noi inauguriamo 3 nuovi interventi, diventano anche un momento di festa. Seu coração quando se agita e palpita, mais ligeiro. Quindi effettivamente c'è sia una costruzione di una comunità di artisti, sia effettivamente questo incontro diretto del pubblico con gli artisti. Quindi abbiamo scelto anche di inserire nelle didascalie che accompagnano le opere le immagini, le fotografie della persona, quindi abbiamo anche l'annullamento del filtro del dispositivo museo e generiamo questi incontri diretti con l'artista.